Ciao per netbooknews.it, questa è la video recensione per Acer Iconia Tab A510. È il primo tablet Acer con piattaforma quad-core Nvidia Tegra 3, è disponibile in Italia da poche settimane per 399 euro, Android 4, ha uno schermo 1280x800 pixel, quindi perfettamente in linea con il settore attuale, ha la porta HDMI, ha la porta USB, ha GPS, Wi-Fi, Bluetooth, tutti i sensori classici installati in questa serie di tablet Acer Iconia, ed una batteria che poi vedremo è una particolare batteria perché è più grande di quella dei modelli rivali. Per peso e dimensioni non è tra i migliori tablet in commercio perché il lato è di 12 mm, quindi superiore a tutti gli altri rivali, e il peso è di 688 grammi, che per un 10 pollici è ancora accettabile, ma che comunque è nella fascia medio-bassa della categoria. Il telaio però è costruito in modo ottimale, non ci sono flessioni, la presa, grazie ad un rivestimento gommato morbido al tatto e opaco, quindi immune da righe, impronte e quant'altro, la presa è ottimale, il tablet si riesce a tenere in mano per diverso tempo senza problemi, quindi da questo punto di vista non ci sono brutte sorprese da parte di Acer. Tra le porte abbiamo la micro USB qua sul fondo che serve anche per ricaricarlo, il jack per microfono e cuffia sul lato sinistro, la micro HDMI per collegare un monitor esterno, e qua nascosto da questa protezione in plastica il lettore di schede micro SD. Quella che vedete qua a fianco è un lettore di schede di carta SIM, perché questo modello sarà presto disponibile anche in versione con modem 3G integrato, quindi con connettività 3G integrata. La porta micro USB che vedete qua sul fondo è una delle caratteristiche migliori di tutto il tablet, perché permette con l'adattatore, tra l'altro inserito da Acer nella confezione, quindi compreso nel prezzo, di collegare pennette, hard disk esterni, mouse, tastiera, USB direttamente qua, direttamente sul tablet, ed è un vantaggio rispetto ad altri rivali che scartano invece a priori questa funzionalità. Sempre restando nella parte bassa abbiamo i due altoparlanti Dolby inseriti ai lati, separati quindi, ed è una cosa buona perché non è vista in tutti i tablet, che tra l'altro permettono anche un buon volume. Ancora sul retro una fotocamera da 5 megapixel che, a dire la verità, non è ottima a livello qualitativo, ne esistono di migliori, però permette di registrare i filmati fino ai 1080p. Al contrario, la fotocamera frontale ha una buona qualità, è certificata Skype, quindi va bene per le videochiamate, ed è una 1.3 megapixel. Così come gli altri tablet della linea Iconia di Acer, l'azienda non ha usato un pannello IPS, ma uno di tipo tradizionale. Questo potrebbe far pensare ad un pannello poco luminoso, ma in realtà vi assicuro che la luminosità di questo display è buona. Certo non siamo ai livelli di un iPad 3, ma non siamo neanche ai livelli dell'Iconia precedente, magari con l'Iconia 500 o l'Iconia A100, che avevano dei pannelli molto più scarsi di questo. Gli angoli di visuale non sono da IPS, ma non sono poi così male, come vedete. E anche il contrasto e la riproduzione dei colori è accettabile. Chiaramente però, come immaginate guardando queste immagini, non vi aspettate di poterlo utilizzare in pieno sole, perché la luminosità non è così elevata da giustificare tutti i riflessi che si vengono a creare. Dal punto di vista software abbiamo Android 4.0.3, tra l'altro ben aggiornato perché ne sono usciti già 2 firmware nelle settimane di test, e questo è un buon segno perché significa che l'azienda segue il prodotto, a cui Acer ha aggiunto alcuni software che trovate soltanto in questi suoi tablet della serie Icona. Il più importante, forse quello che avete già notato, è rappresentato da questa iconcina qua in basso, ed è l'Acer Ring, praticamente un'interfaccia così che va sopra quell'Android, quando si preme questo tasto appunto, configurabile dal pannello che abbiamo visto in precedenza, e che permette di raggiungere alcune delle applicazioni o delle funzionalità del sistema. È molto utile, carina, non appesantisce affatto il tablet perché basta poi ripremerla e scompare come avete visto, quindi è una caratteristica ben vista all'interno del sistema Android. Per il resto non abbiamo nulla di particolare, ci sarebbe l'applicazione Eurosport, perché questo tablet, come riporta il logo olimpico sul retro, è realizzato in collaborazione con le Olimpiadi di Londra 2012. Il problema è che l'applicazione che dovrebbe permettervi di visualizzare le Olimpiadi attraverso il tablet con la connessione di rete, ed è un'ottima cosa, come vedete bisogna scaricarla qua, non è disponibile per noi italiani, quindi questa è una caratteristica che Acer inserisce anche nel modello italiano, ma che di fatto non è assolutamente utilizzabile per noi. La piattaforma Nvidia ormai la conosciamo abbastanza bene, permette ottime prestazioni in quel che riguarda i giochi 3D e nella riproduzione di filmati anche 1080p e MKV, ma in questo tablet in particolare, anche grazie al lavoro l'ottimizzazione software, si ha un'ottima navigazione web anche con il semplice browser preinstallato. Quello che vedete sono alcuni esempi, vedete non ci sono
ha fatto ritardi nell'interfaccia grafica, nella gestione, nel passaggio nel pitch to zoom, e sono comunque piccolezze che vengono migliorate di release in release, quindi di firmware in firmware ci sono delle migliorie da questo punto di vista. Ecco, se cercate un tablet per la navigazione web potete contare su quest'Iconia A510. In queste settimane di test ho notato un certo calore della piattaforma hardware, però localizzato e concentrato in questa zona, il che vi permette di tenere il tablet in questo modo, quindi con le mani lontane dalla zona calda e avere una superficie completamente fredda, oppure rovesciare il tablet e fare in modo che la parte alta resti sopra, così potete usarlo anche in orizzontale senza notare questo fastidio. Il vero motivo che potrebbe portarvi però a scegliere questo Iconia rispetto ad altri è l'autonomia, perché questa batteria, che rende così spesso e un po' pesante il tablet, permette anche 10 ore di autonomia nei miei test, o comunque vi permette di tenere costantemente la luminosità dello schermo al massimo, quindi non soffrire del fatto che non avete un display IPS. E anche la ricezione GPS, che in questo modello è ottima anche indoor, molto superiore a quella del rivale Asus, potrebbe farvelo scegliere come navigatore se vi serve un modello da utilizzare proprio per le funzionalità di localizzazione. Bene, siamo in chiusura. Acer Iconia Tab A510 abbiamo visto che ha diversi punti a suo favore. Certo non è stilisticamente il miglior modello disponibile in questo momento sul mercato, però è quello che ha la migliore autonomia, ha prestazioni accettabili e in fin dei conti forse è anche quello che si può trovare a un prezzo più basso rispetto ai rivali. Per maggiori informazioni visitate l'articolo completo di cui vedete adesso il link sullo schermo, iscrivetevi anche se vi va a questo canale YouTube, perché nei prossimi giorni verranno pubblicati altri video su questo tablet Acer e su altri tablet Android.